5 mesi fa abbiamo acquistato un camion 4x4 in Germania per trasformarlo in un camper. I lavori sono quasi giunti al termine, infatti ci resta da fare solo la camera da letto nella motrice ed il passaggio interno tra cabina e cellula. Mettetevi comodi perché ci sono tantissime novità. Buongiorno a tutti, oggi sono partito con i lavori della camera da letto finalmente, nel senso che sto andando a ritagliare il pannello che andrà dietro i sedili di guida per dividere la zona di guida dalla zona di notte, in zona notte. Ho già tagliato il pannello, me lo sono fatto tagliare su misura all'incirca, quadrato, rettangolare ovviamente, dove l'abbiamo acquistato. E ora con una dima che ho costruito grazie a un sistema che ho visto su internet, perché le pareti del camion sono tondeggianti all'interno, non sono dritte, quindi ho dovuto costruire una dima per poter fare questo taglio un po' tondeggiante. Quello che andrò a fare adesso è il passaggio da davanti a dietro, perché comunque vogliamo avere un passaggio di emergenza in caso di necessità. Quindi andrò a fare un foro nel centro del pannello di 40x50, così da poter avere un passaggio in caso di emergenza. Questa è la superficie in cui andrà ad appoggiare il pannello divisorio. Ho messo una guarnizione per evitare rumori e scricchiolii durante il viaggio, così da andare a appoggiare sopra. L'asse è pronta, ora vado ad inserirla. Sono riuscito a posizionare la parete che dividerà appunto dal posto di guida, la camera da letto dal posto di guida, e con tanto sforzo, perché riuscire a fare le curve nel modo giusto non è stato semplice, però alla fine è andata tutto bene. Adesso è tutto perfettamente incastrato. Ripeto, stiamo facendo una camera, diciamo, molto essenziale in questo momento, perché poi andremo a rismontare tutto quest'autunno per poi fare le cose come si devono. E quindi adesso vado a fissare la parete. Ho fatto delle staffe con delle piattine in alluminio da andare a fissare appunto al telaio della panchetta già esistente sulla motrice del camion. E poi in alto andrò a fissarla con 2 L preforate, così da avere la parete fissa. Già è super fissata perché è a incastro perfetto, quindi adesso in questo momento non si muove, però andando a fissare con queste staffe ovviamente sarà perfetta. Ho appena finito di fissare la parete del divisorio tra sedili e camera da letto. Ora sto andando a forare i pezzi di legno per andare a supportare le doghe del letto nella parte centrale delle 2 panche. E buongiorno da una domenica un po' piovosa. Oggi andremo a fare qualcosa di diverso dal solito. Dove stiamo andando? Stiamo andando a un pranzo a Selorbi a fare il torrone come si faceva un tempo, quindi fatto a mano. E abbiamo deciso di portarvi con noi per mostrarvi come veniva fatto il torrone un tempo. Tra l'altro volevo dirvi a questo riguardo che noi siamo prossimi alla partenza, quindi se ci fosse qualcuno di voi interessato all'acquisto dei torroncini, vi vogliamo avvisare che sono le ultime settimane di disponibilità. Perché? Perché il prodotto che abbiamo creato noi, Storie di Mannu,
non è un prodotto che tratta mio padre. Mio padre tratta un altro tipo di prodotto. Sempre di torrone si parla, però anziché essere fatto a barrette lui lo vende direttamente a panetto. Questa è la differenza. Quindi adesso ci aspettano più o meno un centinaio di chilometri e non appena arriviamo montiamo il tutto e poi vi faremo vedere come i vari step per arrivare a creare il delizioso torrone. Un'altra cosa, oggi siamo in vena di comunicazioni. Sì, siamo commercianti oggi. Noi appunto dovremo partire tra qualche settimana, quindi abbiamo deciso di vendere la Corolla. La mitica Corolla, che ahimè ci dispiace venderla perché ha fatto il suo dovere. È abbastanza bene. Quindi se ci fosse qualcuno in Sardegna o non interessato all'acquisto della Corolla, ci contatti in privato così vi daremo tutte le info. Ci dispiace venderla perché è una gran macchina veramente, però noi partendo ovviamente non ce ne facciamo niente, torneremo in Sardegna sicuramente ma per breve periodo e quindi non ha senso avere una macchina qua ferma e niente. Il nostro torrone ha pochi ingredienti, semplici e genuini, miele, albume e frutta secca. La sua preparazione richiede una conoscenza di base ed il risultato finale può variare in determinate circostanze. Infatti non è indicato fare il torrone in climi umidi e purtroppo la giornata non è stata favorevole per la preparazione all'aperto, ma con buona volontà siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato. Buongiorno, siamo ritornati in camper. Ieri abbiamo fatto una breve pausa, stava piovendo qua a Bellevue, quindi siamo andati al mare, abbiamo surfato, ogni tanto ci vuole staccare. Però oggi siamo ritornati al lavoro sul camper, quindi Sebastiano ha già posizionato la parete della futura camera da letto e oggi io darò una mano di smalto alla parte del lato guida. Non so, tu l'hai già detto che perché stiamo facendo così velocemente o non hai parlato niente? L'hai già detto? Cucù! Che abbiamo fatto la cosa Stiamo veloce? facendo veloce perché andremo a rifare poi tutto in seguito. Sì, perché non abbiamo tempo e piccioli! Quindi, siccome vogliamo fare le cose fatte bene, diciamo che adesso la stiamo facendo un po' così. Cioè, così stiamo facendo l'essenziale, la parete e poi andremo a fare la struttura per il letto e il passaggio da davanti e dietro. Poi tutto il resto lo faremo in seguito. Sì, purtroppo i soldi che abbiamo investito per avere le targhe italiane li avremmo dovuti usare per questa camera, però purtroppo ci sono stati questi imprevisti, quindi per ora lasceremo il mondo così com'è. L'importante è che ci sia un letto e ovviamente il passaggio tra uno e l'altro, quindi tutto il resto verrà dopo. Però adesso mi metto al lavoro, bando alle ciance e inizio a scocciare tutto, la parte più bella. Baby, it's a coward way strong.
Quindi una prima mano è stata data e il colore ci piace molto perché rimane chiaro, però allo stesso tempo è caldo, tipo una sorta di panna. E qui Sebastiano sta rinforzando i gavoni per il futuro letto che verrà appoggiato sopra di essi. Il materiale che abbiamo utilizzato per il rinforzo sono dei paletti di legno, posizionati all'interno del gavone. E buongiorno da una nuova finestra sul mondo. Quindi questa sarà la porta di emergenza, quindi se dobbiamo passare dalla zona notte alla cabina. Stamattina Sebastiano ha chiuso i 2 vetri laterali aggiuntivi e li ha isolati con della lana di roccia che avevamo già dai precedenti camper. Quindi oggi dovremmo fare il mobile dove andremo a stivare appunto tutti i vestiti. Non vogliamo caricarla troppo di peso, questa motrice, perché appunto essendo ribaltabile è meglio che sia leggera, rimanga leggera. Quindi faremo soltanto un mobile di questa lunghezza dove andranno stivati i vestiti e poi faremo 2 mobili qua laterali dove andremo a ritirare lenzuola, asciugamani eccetera eccetera. Sotto qua ovviamente tutta zona di stivaggio, però andremo a stivare cose leggere. Le uniche cose pesanti che andremo a mettere saranno la stazione elettrica che ci garantirà la corrente nella camera da letto e il condizionatore della EcoFlow che ci è stato spedito qualche tempo fa. Infatti noi eravamo alla ricerca disperata di condizionatori e manco a farla apposta la EcoFlow appunto ci ha proposto di provare questo nuovo prodotto e andremo a metterlo nella camera da letto in modo che avremo, se c'è freddo avremo il condizionatore, avremo l'aria fredda, avremo l'aria calda, se c'è caldo potremo utilizzarlo come condizionatore di aria fredda, quindi proprio una bomba. Non vediamo l'ora di installarlo e vedere appunto come funziona. Intanto i lavori del mobiletto procedono alla grande. Il lato positivo di Zinzi che ha meno spazio rispetto a Mannu, il nostro precedente camper, e questo ci permetterà di essere ancora più minimalisti. All this looking out. Per costruire il mobiletto ho usato la dima che avevo già fatto per la parete divisoria ed è stato semplicemente fissato con delle L alla parete divisoria e poi alle travi di ferro della motrice lateralmente. Poi ho fatto dei buchi centrali nell'asse frontale per poi andare a fissare queste antine che fanno parte dell'asse. Queste sono quelle che ho ritagliato prima. Mettendo 2 cerniere faranno da antine. Intanto, qualche giorno prima abbiamo sostituito la cucina a induzione con i fornelli a gas, così che, quando avremo molta energia solare, utilizzeremo la piastra elettrica, mentre quando scarseggeremo di energia avremo comunque il gas. Eccoci qua in camper. Stamattina Sebastiano è andato a Cagliari per acquistare dei profili che serviranno per le aperture che andremo a fare dalla motrice alla cellula. Io invece oggi andrò a mettere queste mattonelle. Inizialmente volevamo mettere dei fogli di alluminio, solo che li abbiamo acquistati, li abbiamo provati ma non ci sono piaciuti. Rimaneva un po' troppo industriale come stile, quindi abbiamo trovato queste mattonelle e utilizzerò questo sigillante sia adesivo che idrorepellente. Oregano.